Ciao a tutti, oggi siamo su Star Rail e voglio fare un video dove vi parlo di tutte le cose che potreste voler sapere di questo gioco, viste anche le domande che mi sono state fatte in live, quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Allora, iniziamo dalle summon, che è una delle cose che viene sicuramente più richiesta. All'inizio del gioco il gioco ci propone un banner dove possiamo fare 50 evocazioni, 50 pull, dove 10 di queste costano 8, quindi con 40 summon, con 40 ticket facciamo in totale 50 pull. In queste 50 pull abbiamo un 5 stelle garantito, quindi sicuramente è consigliatissimo da fare e i 5 stelle garantiti sono chiaramente 7 e sono quelli dello standard, ce n'è uno per ogni elemento del gioco. In ogni caso, finito quel banner lì, ci rimane il nostro banner limited con l'unità in rate up, il banner delle armi e il banner standard. Ora, il banner limited molto semplicemente ha una percentuale più alta di trovare l'unità in questione quando troviamo 5 stelle e questa percentuale diventa 100% nel caso il 5 stelle che troviamo non sia quello del rate up. Quindi se venite da Genshin Impact funziona esattamente allo stesso modo. Il PT del banner è a 90, ma probabilmente avrà un soft PT intorno ai 75-76. Stessa cosa, identica per i banner delle armi, grossa differenza, sempre in riferimento magari a chi viene da Genshin Impact, il banner delle armi è con arma singola e ha un 100% di drop rate dopo che avete trovato la prima. La differenza è che la probabilità di trovare l'arma in questo caso non è del 50%, ma è del 75%. Quindi è molto probabile trovare l'arma del rate up in questione piuttosto che un'altra. Il banner standard invece è semplicemente un insieme di tutte le armi 3, 4, 5 stelle e delle unità 4, 5 stelle che ci sono nel gioco. Ovviamente non abbiamo idea se le armi limited o comunque le unità limited andranno mai a finire in questo banner. Dubito, però lo scopriremo insomma. La prossima cosa è la resina giornaliera, o così la chiamano chi viene da Genshin, no? Comunque c'è una specie di energy giornaliera che possiamo utilizzare per acquisire diversi materiali, insomma, quali materiali per potenziare gli eroi, per livellare le armi, soldi in generale, crediti per poi potenziare appunto le varie cose. Possiamo farmare materiali per i talenti dei personaggi e poi dei talenti faremo un video apposito dove ne parleremo, ma in ogni caso ci sono anche quelli. Materiali per farmare l'equipaggiamento e l'equipaggiamento ha i vari set, ma ne parleremo più tardi. In ogni caso svariati tipi di materiali, anche armi e boss settimanali. Comunque questa resina ha un cap di 180 e nulla, funziona esattamente come su Genshin Impact. Anche qua questa resina può essere riempita, comunque recuperata attraverso dei materiali fatti apposta per essere recuperata, appunto, che sono questi fuel che vedete qua, ci danno 60 di non si chiama resina ma si chiama Trailblaze Power qui su Honkai, e in ogni caso con questa qua recuperiamo 60 di questo power, insomma tutto qua. Piccola nota in merito alla resina: siccome siamo nella beta ho messo una data di nascita finta per vedere cosa mi arrivava il giorno del compleanno e esattamente ti arriva anche qua una specie di fuel che ti dà 60 di resina sotto forma di torta, quindi nulla, se eravate curiosi questa. Parliamo del negozio. Ogni volta che facciamo delle vocazioni e troviamo una 4 stelle e una 5 stelle, otteniamo questa moneta qua che si chiama Undying Starlight. Questa moneta ci permette di comprare altre pull, altre summon volendo, senza limite illimitate, ma la cosa molto interessante è che in realtà ci permette di comprare armi 5 stelle direttamente. E questo è molto molto importante perché il valore di un'arma 5 stelle sarebbe il valore di 30 evocazioni, quindi penso che sarà worth. Poi ovviamente non sappiamo ancora esattamente quali sono le armi migliori, va anche in base ai personaggi che troviamo sicuramente, ma comunque possiamo comprare 7 armi 5 stelle con questa moneta, quindi io al momento l'ho usata per le pool, chiaramente in closed beta, ma penso che al rilascio del gioco le vorremmo usare per le armi 5 stelle.
D'altra parte invece a ogni singolo summon che facciamo otteniamo un'altra moneta che è l'Undying Embers, e questa moneta ci permette di comprare qualsiasi tipo di materiale serva per potenziare i nostri personaggi o qualsiasi altra cosa nel gioco. Allo stesso tempo ogni mese possiamo comprare 5 pool limited e 5 pool standard al costo di 1000 totali di questi coin, ma sono molto facili da fare, quindi non dovrebbe essere un problema. Per quanto riguarda il costo delle evocazioni, ogni evocazione singola costa 160, non è Primogem, credo si chiamano Stellar Jade qui, e in ogni caso 10 pool costano 1600, quindi la sapete già come cosa. Anche su Honkai abbiamo un Battle Pass e sempre per tutte le persone che hanno giocato a Genshin Impact lo troveranno molto simile, se non identico. Il Battle Pass è assolutamente identico con 50 livelli. Non abbiamo ancora un valore del costo del Battle Pass perché chiaramente non è possibile acquistare niente in Closed Beta, ma mi aspetto che il prezzo andrà intorno ai 10 o 20 euro, anche qui, qualcosa del genere. In ogni caso, alla stessa maniera di Genshin, a livello 30 abbiamo una scelta tra delle armi 4 stelle, della quale non sappiamo ancora quale ci farà scegliere, ma comunque. Parlando dei personaggi, ecco cosa c'è da sapere a grandi linee, e poi farò una guida specifica per ogni cosa della quale parleremo adesso, perché è un po' complicato, più avanti andiamo e più diventa complicato, ma comunque. Allora abbiamo le nostre statistiche principali, chiaramente, le abbiamo letteralmente tutte, quindi abbiamo sempre il nostro elenco di stat. Ora, ogni personaggio ha 5 skill, della quale una di queste funziona fuori dalla battaglia, il che è parecchio interessante visto che parliamo di un RPG a turni, ma è un RPG a turni con tantissime meccaniche open world, e questo non è male, rende il gioco molto più dinamico. In ogni caso, ogni personaggio ha il suo basic attack, la sua skill, la sua ultimate e un talento che sarebbe semplicemente la passiva. Quello che si gioca all'esterno invece della battaglia è la technique, e la technique praticamente potreste vederla come una sorta di inizio battaglia, nel senso che se utilizzate questo personaggio o la skill di questo personaggio per iniziare la battaglia prima di entrarci, ottenete questo bonus. Vi faccio un esempio. La technique di Himeko mi dice che quando la utilizzo evoco una specie di zona che brucia per 15 secondi, e se lo faccio, quando entro in combattimento in questa zona, c'è il 100% di possibilità, ovvero succede, di aumentare il danno fuoco che i nemici prendono del 10%. Quindi, cosa significa in pratica questa cosa? Che quando io sono davanti a un nemico che ha una debolezza fuoco, ok? E la debolezza la vedete qua sopra, come vedete ha debolezza fuoco e imaginary. In ogni caso ha debolezza fuoco, quindi io vedo che il nemico ha debolezza fuoco, metterò la mia Himeko e farò, prima di entrare in battaglia, la mia skill. Vedete che ho fatto questo field. Ora, attaccandolo, ho attivato la sua technique. E infatti, se io adesso vado in battaglia e vedo qui, tra i loro malus abbiamo la vulnerabilità al fuoco, danno fuoco preso più 10%. E questa è come funzionano le technique. Ovviamente ci sono tanti tipi diversi di technique, ma li scoprirete ed è una bellissima meccanica, è qualcosa di nuovo che non avevo mai visto su un RPG a turni. Tornando a parlare di PG, subito dopo le skill abbiamo le armi, che in questo gioco si chiamano Lightcon, quindi se leggete ogni tanto LC sono riferimenti alle armi. Le armi hanno 5 refine, quindi se avete 5 copie di un'arma l'avete a rank massimo. Ogni arma ha delle statistiche base che vi fornisce, è un effetto che aumenta in base appunto ai refine dell'arma. Ci sono armi che sicuramente sono molto molto specifiche per dei personaggi, ma la cosa importante da sapere è che ogni arma può essere associata solamente al proprio tipo di personaggi. E quando parlo di tipo, magari parlo di classe per farci un'idea. Cerco di spiegarmi. Himeko è della classe Erudition. Le classi nel gioco sono al momento 7, ma in realtà sono 14, ma 7 non sono ancora state rilasciate. In ogni caso, ogni classe indica più o meno qual è il ruolo di un'unità nel team. In questo caso appunto Himeko è del Erudition, che significa semplicemente che fa molto danno AoE, quindi può equipaggiare solamente armi che sono Erudition. Anche le armi hanno i propri tipi. Come vedete, se io vado sull'arma che ho adesso addosso, mi dice che questo effetto può funzionare solamente su
solamente su personaggi che utilizzano Erudition, ok? E questo vale per ogni altro tipo, quindi se io vado su un'arma con Erudition, vedete che mi dite che l'effetto di quest'arma non funziona su di lei perché quest'arma funziona solo su Nihility. In ogni caso, allo stesso modo dei personaggi, le armi hanno dei livelli, delle fasce di livelli, a ogni tot livelli hanno delle ascensioni e è bella lì. Parliamo delle trace. Allora, le trace sono delle passive che potenziano qualsiasi aspetto di un personaggio. Possono essere statistiche base, danni aumentati e livelli delle skill. Sono letteralmente i talenti delle skill e così via, insomma. E diciamo che è quello che secondo me alla fine di tutto va a potenziare più di tutto un personaggio, ma livellare queste cose richiede un sacco di materiali in ogni caso e bene o male magari da livello 1 a livello 2 non lo sentite tanto, però già quando iniziamo a salire un po' di livello le percentuali si fanno sentire. Ovviamente vogliamo cercare di aumentare ogni singolo aspetto dei personaggi che usiamo, ma occhio che chiede davvero tanti materiali e questi materiali si farmano con la resina, come vi ho detto prima. Costellazioni. Ogni personaggio ha 6 costellazioni, quindi come ogni altro gioco, insomma, che potete immaginare, ma questa volta, più che questa volta, anche questa volta, sono molto simili a quelle di Genshin Impact. In che senso? La struttura delle costellazioni è molto base, no? Ogni costellazione dà un effetto extra delle skill oppure le potenzia. La cosa particolare che è molto simile a Genshin è che la terza costellazione e la quinta costellazione buffano la tua skill e la tua ultimate di 2 livelli, esattamente come su Genshin. Quindi sicuramente per chi viene dai giochi della MiHoYo sa già benissimo cosa sta per trovare in questo gioco, insomma. Ma comunque sì, le costellazioni molto semplicemente si ottengono avendo copie dello stesso personaggio e ti aiutano a potenziare il personaggio. Onestamente non ho visto ancora costellazioni che fortunatamente svoltano totalmente un personaggio, anche se sicuramente si sentono in battaglia. Ultimo, ma non per importanza, parliamo delle relic. Le relic sono in totale 6 e ogni relic ha delle stat fisse, una main stat e delle substat variabili. Ora, non è esattamente corretto perché in realtà a parte 2 pezzi tutti i pezzi hanno delle main stat variabili. In realtà comunque facciamo un esempio. Allora, cappello, e li chiameremo guanti per ora perché non mi piace, chiamiamole mani, ok? Perché le chiamano mani visto che sono anche gli anelli. In ogni caso, cappello e mani hanno come stat fisse HP, quindi main stat, e attacco. Le maglie invece possono avere già diverse statistiche, ad esempio healing boost, crit rate, crit damage e tante altre cose in realtà. Allora, devo essere onesto, nella scorsa Crozet Beta le maglie avevano come stat fissa la difesa, quindi questo è un grosso cambiamento. Praticamente è un altro pezzo che può rollare main stat super importanti per il nostro personaggio, quindi questo sarà molto interessante da vedere. Non sappiamo ancora esattamente quali sono le main stat che possiamo trovare su ogni pezzo, quindi per i dettagli faremo una guida dedicata quando avremo tutte le informazioni. In ogni caso, gli altri pezzi invece ci danno danno elementale, ad esempio, che questo è molto simile al calice di Genshin Impact, se volete un paragone. Quindi possiamo trovare i vari danni elementali, rigenerazione di energia, eccetera, eccetera. E l'altro pezzo ancora è quello dedicato invece magari al crit damage, un po' simile alla corona di Genshin, insomma. Il sesto pezzo, che è quello variabile ed è quello nuovo, diciamo, sono le scarpe. Le scarpe sono l'unico pezzo che possono avere come main stat la movement speed, che è una statistica super importante in questo gioco perché determinare chi attacca prima o chi attacca dopo potrebbe fare molta differenza. E non solo, molti personaggi scalano anche sulla velocità, quindi la velocità è una statistica in più dei nostri personaggi molto importante da tenere in considerazione. Tralasciando i singoli pezzi ci sono i set. Dei pezzi dello stesso set ti danno dei bonus che possono essere da 2 pezzi, da 4 pezzi e in futuro anche da 5 pezzi. Quindi in realtà si può giocare anche un 2-2-2 oppure un non lo so, un 4-2 oppure semplicemente un 5+1 a caso, nel senso, però ovviamente al momento, all'inizio del gioco, gli unici set farmabili saranno viola e blu, quindi quando andiamo più avanti ci saranno sicuramente anche quelli gialli che consentiranno un tipo di farm diverso. Un'altra cosa importante da dire è che i set centrali,
quelli da 2 insomma, quelli extra, chiamiamoli così, hanno dei riferimenti totalmente diversi, hanno dei set totalmente a parte, e quando avremo un elenco completo cercherò di farvelo avere con un video dedicato anche a questo. Anche su Honkai Star Rail abbiamo l'Adventurer Rank. L'Adventurer Rank ci permette di sbloccare vari content del gioco e di ottenere diversi reward in base ai livelli che raggiungiamo. Ora, l'Adventurer Rank ovviamente si farma in diversi modi, completando missioni oppure facendo appunto content del gioco in generale, aprendo chest nell'open world, eccetera eccetera eccetera. Ma una cosa molto importante è che anche qui, come su Genshin, ogni tot Adventurer Rank abbiamo il livello avanzato del mondo, ovvero la possibilità di far diventare più forti i nostri nemici, ma anche di migliorare i reward che ci danno. E questo è molto importante perché anche solo per potenziare i nostri personaggi dobbiamo raggiungere l'equilibrium level corretto. L'equilibrium level è appunto il livello del mondo, quello che vi ho appena detto prima, no? Quindi è molto molto importante, e se non completiamo mappe, non ci dedichiamo al gioco, insomma è molto difficile salire di rank, quindi è sempre consigliato cercare di completare il più possibile tutto il content che trovate nel gioco. Per il resto, cosa dire? C'è moltissimo da dire su questo gioco e le cose che vi porterò saranno tantissime. Per ogni cosa di cui vi ho parlato farò delle guide specifiche e informative in merito, oltre che a tantissimi altri video informativi tra tutti i content che ci sono nel gioco, perché chiaramente ho tralasciato un sacco di cose, soprattutto l'open world, ma anche endgame content in generale, o comunque content PvE difficile, perché sì, il gioco ti mette un bel po' di difficoltà quando vuole, e sapere cosa fare e come farlo non è niente male. In ogni caso sto adorando Honkai Star Rail per ora, quindi non vedo l'ora di potervi portare tutto quello che voglio dire pian piano che sblocchiamo altre cose, scopriamo un po' cosa Mioio ha in serbo per noi. E se volete restare aggiornati su tutte le novità di Star Rail potete iscrivervi al canale oppure potete seguirmi su Twitch, trovate il link in descrizione. Per il resto abbiamo varie community per tutti i tipi di gacha, RPG, game che escono e usciranno, e tutte le novità le trovate sul mio Discord e potete venire lì per partecipare insieme a tutti gli altri. Detto questo vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, alla prossima e bella!